Diciamo che vuoi cambiare lavoro, oppure diciamo che sei uno studente che vuole iniziare a lavorare. Diciamo anche che la cyber security è il settore che più ti interessa, magari perché hai sempre sentito parlare di hacking o perché hai visto la serie TV Mr. Robot. Allora vai su Google, fai le tue ricerche, chiedi ad amici e familiari, ma hai soltanto caos in testa. Quindi vai su LinkedIn, vedi un po' i lavori nella tua città e ti scontri con parole come Blue Team, Red Team, Jersey, DevSecOps, Threat Intelligence. Un caos. Qual è il problema? Sei tu? No, il problema non sei tu, ovviamente. Il problema è che la cyber security è un campo estremamente vasto e caotico. Che cosa fanno i ragazzi che ci lavorano? Che cosa hanno dovuto studiare? Io sono Luca, sono uno di quei ragazzi che ci lavora ormai da diversi anni e oggi con te voglio capire quelli che sono i ruoli principali nella cyber security e lo voglio fare attraverso un esempio pratico, così che andiamo a vedere mansioni, figure professionali e che cosa bisogna studiare per poter entrare in questo settore, in una di queste mansioni. Per farti capire meglio i ruoli della cyber, poniamo come esempio i ruoli di una missione spaziale, così da fare dei paragoni e capire meglio di che cosa si occupano. Il primo ruolo che voglio farti vedere è il Security Architect. È un po' l'architetto o l'ingegnere che costruisce l'astronave, che progetta l'intera infrastruttura di sicurezza. È uno dei ruoli sicuramente più vasti della sicurezza. Decide che componenti mettere nel sistema, dove piazzare i controlli di sicurezza e come comunicano tra di loro i vari sistemi. È un vero e proprio architetto, definisce lo scheletro di tutto l'ecosistema. Per fare questo lavoro devi avere una grossa conoscenza informatica, ancora prima che di sicurezza, è ovvio, perché bisogna sapere come funzionano le reti network e le infrastrutture informatiche. Un altro ruolo che potresti ricoprire è quello del Jersey Analyst, che lavora su governance, risk e compliance. È un po' il centro missione, non guida i sistemi, ma stabilisce le regole e monitora il rispetto delle procedure. Come Jersey Analyst ti dovrai occupare di definire policy e procedure di sicurezza, valuterai i rischi e ti assicurerai che tutto sia conforme a normative come GDPR o ISO 27001. Questo ruolo è sicuramente il meno tecnico di tutti, non ti richiede una grossa conoscenza tecnica dell'informatica, ma devi avere sicuramente una formazione giuridica, dovendo essere in prima linea sulle normative e le regolamentazioni. Poi ci sta il cloud security, che questo è un altro settore estremamente vasto, è un po' la comunicazione terra-astronave, quindi tutto ciò che orbita nello spazio. Come cloud security quello che dovrei fare è andare a proteggere dove poggiano i dati, quindi sul cloud. Prima si mettevano on-premise, quindi venivano salvati localmente su dei server. Oggi abbiamo 3 principali vendor che si occupano di servizi cloud, che sono AWS di Amazon, Azure di Microsoft e Google Cloud Platform di Google per l'appunto. Ti occuperai di configurazioni corrette, dei cloud, di gestione degli accessi e in generale di come mettere in sicurezza questi dati. Per fare questo lavoro quindi devi conoscere almeno uno dei 3 principali prodotti del mercato. Per fortuna tutti e 3 i vendor offrono dei percorsi di formazione molto ben strutturati che ti fanno partire da un livello base a un livello molto avanzato. Poi hai lo YAM Specialist, che è un po' il sistema di badge dell'astronave, quello che ti permette di entrare e di definire che cosa puoi fare nella navicella. YAM sta per Identity and Access Management e come tale dovrai gestire chi può accedere a cosa può fare e per quanto tempo può farlo. Diventerai un po' il bodyguard dell'informatica. Hai mai sentito parlare di single sign-on o di autenticazione a più fattori? Questo è perché uno YAM Specialist insieme magari ad un architetto hanno definito questa procedura di accesso ad una determinata risorsa. Poi abbiamo l'application security, che è un po' chi mette in sicurezza tutti i software di bordo. È il mio ruolo, quello che faccio tutti i giorni al lavoro, che è un po' la messa in sicurezza di tutti i software di bordo dell'astronave. Come application security engineer, quello che dovrei fare tutti i giorni è andare a lavorare con gli sviluppatori per capire che errori sono stati commessi sul codice, quali vulnerabilità possono essere sfruttate dagli attaccanti, così da creare uno strato di sicurezza durante lo sviluppo del codice, in modo da non dover ricorrere ai ripari quando questo lo rilascerai. Per fare questo lavoro è ovvio che devi avere un'ottima conoscenza dello sviluppo software, devi poter leggere e scrivere agevolmente codice, come in Python o in Java, e devi avere una conoscenza di quelle che sono le vulnerabilità applicative più note. Un framework di riferimento è la OWASP Top 10, che classifica le 10 vulnerabilità più note nel mondo applicativo. Un altro lavoro è quello della Threat Intelligence, il radar a lungo raggio della nostra missione spaziale, quello che ci permette di captare pericoli all'orizzonte.
Come threat intelligence dovrai analizzare nuove minacce, nuove vulnerabilità e gruppi di attaccanti per poter andare un po' in avanscoperta e capire quelle che sono le nuove frontiere di minacce, in modo da poter anticipare insieme ad architetti o figure di application security e andare a mitigare e proteggere proattivamente i sistemi. L'intera cyber ruota intorno al concetto di difesa proattiva, ovvero prepararsi ad avere una postura di sicurezza ancor prima che i problemi ci siano. Per fare questo lavoro devi avere un'eccellente conoscenza delle vulnerabilità, devi sapere come sono costruite e come si usano, devi essere praticamente un hacker mancato, così da poter analizzare tutto questo mondo. Poi abbiamo il Blue Team che fa scopa con il Red Team, che sono i cugini dell'Offensive, team di difesa e team di attacco. Il nome deriva dalle esercitazioni militari, dove le squadre blu difendevano e le squadre rosse attaccavano. E la sicurezza interna della navicella, quella che monitora lo stato di salute della navicella in tempo reale. Come Blue Team, quello che dovrai fare te è analizzare e monitorare i sistemi e le infrastrutture in tempo reale per verificare che non ci siano minacce o attacchi in corso. Potresti aver sentito di ruoli come SOC Analyst o Incident Handler, che sono le figure che effettivamente proteggono il sistema. Per poter fare questo lavoro devi avere una conoscenza trasversale dell'informatica. È ovvio, per poter proteggere qualcosa devi sapere come funziona. Devi sviluppare una conoscenza su tutti gli aspetti visti finora, quindi devi essere un po' architetto, un po' cloud, un po' application e quant'altro. Infine abbiamo il gruppo più famoso, che è quello del Red Teamer, dove al suo interno troverai figure come Penetration Tester o Ethical Hacker. Sono proprio il team che si occupa della simulazione dei disastri durante il volo, quindi avaria di un componente ad esempio. Come Red Teamer, quello che dovrai fare, dovrai simulare attacchi reali, dovrai condurre attività di hacker autorizzata un certo perimetro in modo da testare le difese dell'azienda. Dovrai attaccare applicazioni, infrastrutture, cloud, accesso IAM, quindi ti occuperai di testare ogni aspetto della sicurezza informatica visto finora. Per poter fare questo lavoro è ovvio che, come nel Blue Team, devi avere una conoscenza solida dell'informatica, di tutti i settori visti fino adesso, perché per poter bucare qualcosa devi sapere ovviamente come funziona. Per fortuna ci sono diverse certificazioni riconosciute nel mercato lavorativo che ti permettono di acquisire queste competenze. Le più note sono OSCP, CEH e JPT. Spero che ti sia un pochettino più chiaro adesso il mondo della cyber, abbiamo fatto chiarezza su un po' quelli sono tutti i settori ed è sicuramente un po' più facile, spero almeno di averti aiutato un pochettino. Ti lascio qui una specie di mind map di quelli che sono tutti i sottosettori, tutte le categorie che ci sono realmente. Non ti spaventare, piano piano iniziando a studiare, iniziando a lavorare, inizierai a capire, ma tu focalizzati su questi 8 e incomincia a pensare quali di questi ti potrebbe piacere di più e dove ti potresti trovare più a tuo agio, anche per il tipo di persona che sei. È un settore complicato, devi studiare e lavorare per quello che ti senti di fare in base a te stesso. Spero di esserti stato d'aiuto, ci vediamo nel prossimo video, magari parliamo di certificazioni, di percorsi di studi, non lo so, devo ancora pensarci. Ciao!